Questa è la storia di un villaggio incastonato su uno sperone di roccia dove le montagne e la natura profumano di spiritualità. Questa è una storia in cui una croce lassù, sulla montagna, al limitare del bosco, sa infondere conforto alla valle su cui si affaccia. Questa è una storia fatta di meditazione, contemplazione e di escursioni in vetta, là dove l'uomo si sente più vicino a Dio. La vista dei vostri monti maestosi, il profondo silenzio che li avvolge e l'aria purissima che da essi ispira, non solo mi hanno liberato dal peso delle fatiche quotidiane, ma mi hanno fatto sentire uno di voi. Siamo nel 1986. Il Papa fece un giro sulla valle stupendo perché era la prima occasione che permetteva di fargli conoscere la nostra valle. E tornando a Roma manifestò questo suo desiderio di ritornare in valle. Per cui partì tutto di lì, bisognava trovare un posto. E il messaggio che mi fu messo nelle mani è stato: cerca un posto, poi vedremo se andrà bene per noi. E difatti il posto è stato trovato, bellissimo, Combes. Les Combes, accogliente e lontano dalla frenesia dei circuiti turistici, apre le sue finestre sul Monte Bianco, che contemplato da lì sembra quasi serrare la via con le sue imponenti guglie di roccia e ghiaccio. Qualcuno si domanderà come passasse questi giorni Santo Padre. Per lui le montagne erano la rappresentazione simbolica delle ascensioni per lo spirito. Il paesaggio della valle entra presto nel cuore del Santo Padre, forse perché gli rievocava il ricordo delle catene montuose in Polonia, la sua patria. E non sono pochi gli echi della sua terra natia che sono rimasti impressi a chi gli ha fatto scoprire i sentieri della valle. Ogni anno dovevamo preparare almeno una quindicina di percorsi. Naturalmente lui, non sapendo dove lo si fosse portato, aveva delle scarpe molto polacche, d'accordo, pesanti, ma non erano assolutamente scarpe adatte per le nostre passeggiate. Ed è proprio nel corso di queste escursioni che gli abitanti di Les Combes, nella loro accoglienza, fatta di cordialità e discrezione, si imbattono in quell'ospite così illustre e ne custodiranno a lungo il caro ricordo. Ogni anno preparavo un dolce diverso, mele castagne, quello alla frutta, quella alle nocciole, pere e cioccolato, e poi logicamente venivano giù la vigilanza del Papa, o come chiamavamo noi gli angeli del Papa, a ritirare i dolci, e poi ogni volta che gli mandavo un dolce mi mandava giù il ringraziamento e ero molto felice. E il Papa invece era contento di incontrare soprattutto gli abitanti del villaggio, tant'è che desiderò anche celebrare una messa solo per loro, perché erano quelli che gli assicuravano quel momento di tranquillità, senza essere invadenti, ma nello stesso tempo gli davano l'idea di essere in mezzo alla gente, perché lui amava stare con la gente. Carissimi fratelli e sorelle, vi ringrazio per questo invito alle Combes per celebrare insieme con voi questa Santissima Eucaristia. E proprio la chiesetta in cui il Santo Padre ha celebrato messa è diventata un santuario a lui dedicato. La cappella apre le sue porte su un altare, scolpito da un abitante del borgo su un tronco di mogano, dove viene raffigurato il pontefice che con la mano destra è intento a benedire e con l'altra abbraccia il villaggio a lui tanto caro. Il Comune di Entrò ha cercato di lasciare dei segni tangibili del passaggio di queste personalità. Nel 1996 l'amministrazione comunale, insieme alla Regione Valle d'Aosta, ha acquistato una vecchia casa in centro alle Combes e ha realizzato Maison Musée Jean-Paul II. .
ci troviamo nella sala che ospita i regali fatti da eminenti personalità e da popoli delle nazioni visitate dal Santo Padre Giovanni Paolo II, tra cui in particolare la giacca e le scarpe che gli sono state donate per poter fare le camminate in Valle d'Aosta e sul Monte Bianco. Anche i sentieri sono stati oggetto di un'opera di valorizzazione. Tra questi, anche quello che porta alla croce che dall'alto veglia sulla valle. Il sentiero Giovanni Paolo II è un sentiero che parte dalla colonia dei Salesiani alle Combes e ci porta fino alla Creux du Bouc. Prima di lasciare questi luoghi incantevoli, sento il bisogno di rinnovare il mio ringraziamento a coloro che in questi giorni mi sono stati vicini e si sono occupati della mia persona, dei miei collaboratori. Qui, tra queste maestose montagne, come ogni anno mi sono sentito accolto con indimenticabile cordialità. Per questo vorrei dire di gran cuore a tutti grazie.